Ciao a tutti, benvenuti sul nostro canale YouTube Metodo Easy Tennis Play. Grazie di avermi scelto anche oggi come vostro maestro, come vostro coach. Vorrei parlarvi del backspin, dello slice. Come tutti i colpi, anche lo slice ha tre fasi: fasi di preparazione, fasi di accelerazione e il finale del movimento. Iniziamo con la fase di preparazione. Innanzitutto vorrei parlarvi dell'impugnatura. Qual è l'impugnatura giusta? Diciamo che nel tennis niente è giusto e niente è sbagliato. Tutto va bene finché la palla va dall'altra parte e riusciamo a gestirla come vogliamo noi. Allora, l'impugnatura che vi propongo, diciamo la più semplice, è l'impugnatura a martello. Quindi non la Continental, che per me c'è una piccola differenza. La Continental, la punta della V tra pollice e indice sta sul primo spigolo a sinistra, ok? Invece l'impugnatura a martello è che la punta della V tra pollice e indice deve stare al centro della racchetta. Vedete? Al centro del manico, quindi un'impugnatura neutra, né verso il rovescio e neanche verso il diritto. Un'altra cosa molto importante prima di iniziare a fare la preparazione è la flessione del polso verso l'alto. Guardate questo, perché in questo modo quando impatteremo avremo molta più potenza nel polso, quindi il polso non tenderà a cedere. Se io mi preparo così col polso dritto, durante l'impatto c'è il rischio che ceda, vedete questo, e perdiamo il controllo. Un'altra cosa molto importante è che il piatto corde deve rimanere sempre aperto dall'inizio alla fine, cioè aperto significa che sta girato leggermente verso l'alto, quindi questo è dritto e questo è il piatto chiuso, quindi il piatto con quale noi colpiamo, la faccia della racchetta che noi colpiamo deve stare verso l'alto. Ok, partendo da questi presupposti, quindi il polso flesso verso l'alto, il piatto aperto, cominciamo la preparazione. Allora, la preparazione com'è? Sempre come tutti i colpi si fa sulla gamba dello stesso lato, ok? Quindi sulla gamba non dominante, se gioco con la mano destra sulla gamba sinistra, se gioco con la mano sinistra sulla gamba destra, quindi si fa sulla gamba non dominante. Come? Così. Allora, devo sempre ruotare il tronco e cominciare già a disallineare le spalle. Guardate. Dopodiché mi devo poggiare sulla gamba destra col peso quasi totalmente sulla gamba destra, quindi il peso del corpo su tutti i colpi, incluso anche lo slice, il backspin, non deve stare mai sulla gamba arretrata, la gamba che sta dietro. Quindi stiamo qui e guardate, mi sono fermato disallineando al massimo le spalle alle anche, ok, portando la racchetta in alto. Guardate, la testa della racchetta è più alta della testa mia, ma sempre col piatto aperto. Guardate. Un'altra cosa importantissima nella fase di preparazione è di portare il gomito dominante più dietro del fianco. Guardate questo, ok? Come anche nel rovescio, o ad una mano o a due mani, che il gomito dominante se ne va indietro, ok? Allora, stiamo qui, disalineo le spalle alle anche, la testa in racchetta alta, piatto aperto, con il polso flesso sempre verso l'alto, ok? Col gomito dietro. Da qui parte la fase di accelerazione. Allora, secondo me, per me, come sto insegnando ai miei allievi con risultati molto buoni sin da subito,
sono due momenti, possiamo dire due piccole fasi. La fase quando la racchetta va giù e la fase quando la racchetta va in avanti. Allora, cosa vi propongo? Che da qui cosa devo fare? Come anche negli altri colpi, dobbiamo fare il gesto di lanciare, sempre il gesto naturale di lanciare un oggetto, ma in questo caso dall'alto verso il basso, quindi faccio il lancio della racchetta verso il basso, così, ok? Quindi da qui la prima fase è sempre quella che si va direttamente verso il basso. Se la pala è un po' più alta vado più verso il basso, se la pala è più bassa vado sempre verso il basso, ma un po' di meno, molto di meno, ma sempre il movimento è dall'alto verso il basso, sempre con il gesto di lanciare la racchetta dall'alto verso il basso. Quindi fate finta che avete una pallina in mano come esercizio e di provarla a farla rimbalzare davanti a voi, e la palla deve rimbalzare molto più in là. Quindi la prima fase è questa, vado direttamente dall'alto verso il basso. L'impatto con la palla deve avvenire leggermente col braccio piegato ancora, quindi non avviene col braccio disteso, ma col braccio leggermente piegato. Prima sta molto più piegato, adesso l'impatto con la palla sempre col piatto aperto, sempre con il polso flesso verso l'alto, con il braccio leggermente piegato. Da qui devo lasciare andare la racchetta che deve andare in avanti, ok? Quando la palla è molto più lenta, quando non ha velocità. Quindi questo, la prima fase e seconda fase, quindi scendo e poi lascio andare la racchetta per inerzia in avanti. Tanti altri giocatori fanno questo. Da qui, siccome partono con l'impugnatura che abbiamo detto prima, che secondo me non è tanto facile, con la punta della V leggermente sullo spigolo a sinistra, fanno questo, il back laterale, quindi la palla girerà verso la mia sinistra, ok? Però diciamo quando la palla è molto veloce, molto accelerata, posso fare questo, devo fare questo, quindi il movimento è sempre più breve, non è tanto profondo, tanto ampio. Quindi la seconda fase non è una fase di accompagnare, ma di lasciare andare il braccio che se ne va in avanti col polso sempre fermo. Quindi cercate sempre di mantenere il polso fermo, saldo, solido, non stringete la racchetta, ma il polso deve stare fermo durante tutto il movimento dello slice. Vi faccio vedere. Che ruolo ha il braccio non dominante? Ha il ruolo di non far ruotare il tronco verso il lato dominante, quindi questo. Quindi il tronco prima si disalinea nella fase di preparazione alle anche, poi il lancio della racchetta dall'alto verso il basso comincia con l'allineamento. Quindi se vedete, come vedete, le spalle si sono allineate alle anche, dopodiché parte il braccio in maniera decontratta, quindi il braccio tra virgolette lo dovete guidare tramite le spalle, quindi dovete dare input al braccio con l'allineamento delle spalle. Sicuramente vi è capitato di perdere il controllo con il backspin, con lo slice, cioè che la palla va o molto alta o va a rete. Come consiglio, cercate di gestire questi errori con quelle due piccole fasi che vi ho detto prima, durante la fase di accelerazione, quando scende e quando va avanti, ok? Quindi questa fase qui, questa fase
a cosa serve? A non far andare la pallina verso l'alto. Quindi se io vado poco verso il basso e poi vado in avanti, la palla se ne va verso l'alto e perdo il controllo, quindi non è più uno slice, è quasi un pallonetto tagliato. Ma se io faccio questo, controllo l'altezza della palla, quindi che la palla non sia molto alta. Con la seconda fase cosa faccio? Faccio sì che la palla non va in rete. Allora, la seconda piccola fase serve per far salire la pallina sopra la rete. Quindi la prima fase per non farla andare fuori, la seconda fase per non farla andare a rete. Quindi se la vostra palla, il vostro back va alto, significa che nella prima fase siete andati molto poco verso il basso e quindi siete andati subito in avanti e la palla va alta. Se invece sbagliate a rete con il backspin, con lo slice, significa che questa fase qui non c'è mai stata, quindi vi siete fermati qui così, quindi non avete continuato, lasciare andare la racchetta in avanti. Quindi la prima fase serve per non far mandare la pallina verso l'alto, la seconda fase serve per far sì che la palla va oltre la rete, ma anche per dare direzione. Quindi dove dopo l'impatto va il braccio e la racchetta, anche là va la pallina, o diagonale o in lungolinea. Faccio vedere, diagonale e lungolinea. Ok. Nel finale cercate di non far andare il braccio molto in alto, di tra virgolette bloccarlo qui in basso. Ok, se andate così sicuramente potrete perdere il controllo della palla, che la palla se ne va su. Quindi cercate di fermarvi qui. Ok, guardate l'errore quando vado con il braccio verso l'alto. Ok, se io vado col braccio verso l'alto nel finale, sicuramente anche se qui sono andato bene verso il basso, se faccio questo la palla continua sempre a salire, ad andare molto in alto. Grazie per la vostra attenzione. Se non avete già fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube Metodo Easy Tennis Play, mettete un mi piace, commentate anche e attivate la campanella. Grazie, ci vediamo al prossimo video, ciao!